Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò come parlare del meteo, detto anche comunemente tempo in italiano. Questo può essere un argomento molto importante. Può essere utilizzato in qualsiasi circostanza. Se ad esempio volete iniziare una conversazione con qualcuno, ma non sapete come attaccare bottone, come iniziare la conversazione, potete parlare del meteo o del tempo. Può essere un'ottima soluzione. È un ottimo argomento per iniziare una conversazione. Vi trascriverò nella descrizione tutti i punti fondamentali che sentirete nel corso dell'episodio. Dateci un'occhiata. Inizio l'episodio di oggi con la tipica domanda da fare a qualcuno per sapere il meteo, lì dove quella persona si trova. La domanda in questione è: che tempo fa? Per rispondere ci sono varie possibilità. Innanzitutto potreste dire fa più aggettivo. Ad esempio, fa caldo, fa freddo, fa bel tempo, fa brutto tempo. Queste frasi sono perfette per cominciare una conversazione, specialmente se ci aggiungete un po' di enfasi. Esempio: mamma mia, che brutto tempo fa oggi! Oppure, finalmente fa caldo. Non se ne poteva più del freddo. E così via. Altre strutture per parlare del tempo in italiano sono è più aggettivo specifico per il tempo. Per esempio, oggi è piovoso, oppure c'è o ci sono più sostantivo. Oggi c'è la pioggia. Oppure si può usare semplicemente un verbo. Piove o sta piovendo e così via. Detto questo, ora vediamo tutti gli aggettivi, i sostantivi, i verbi e le espressioni che utilizziamo per descrivere il meteo, divisi per stagioni. Cominciamo con l'inverno. Di solito l'inverno in Italia è molto freddo, quindi possiamo dire che l'inverno italiano è gelido. Si gela. A volte è anche nevoso. C'è la neve. In montagna spesso non solo nevica, ma c'è anche una bufera di neve o tormenta. L'inverno, però, è di solito anche molto piovoso. C'è la pioggia. Se piove molto forte, allora diremo che c'è
acquazzone. Alcuni giorni c'è una pioggia terribile. Ci sono lampi, tuoni e in questo caso diremo che la giornata è burrascosa o tempestosa e che di conseguenza c'è un temporale. Se invece cadono cubetti di ghiaccio dal cielo, allora c'è la grandine, cioè grandina. In inverno di solito c'è anche molto vento, è ventoso. Non ci sono uragani in Italia, ci sono però trombe d'aria, cioè attacchi di vento fortissimi. Alcune espressioni che usiamo spesso in inverno sono fa un freddo cane, cioè fa molto molto freddo, o con lo stesso significato abbiamo si muore di freddo. Altro esempio, ho la pelle d'oca, per indicare quella sensazione della pelle quando abbiamo i brividi. Infine, piove a dirotto, cioè molto forte. Passiamo ora alla primavera. In primavera il tempo è generalmente sereno, è limpido, cioè il cielo è blu. Ovviamente può anche essere soleggiato, cioè c'è il sole o il sole splende. Se invece la temperatura non è né alta né bassa, allora il tempo sarà mite. Quando non ha piovuto e l'aria non è pesante, allora diremo che il tempo è secco. Un'espressione perfetta per quelle giornate primaverili particolarmente soleggiate è c'è un sole che spacca le pietre, per indicare appunto che il sole emana un caldo molto intenso. Vediamo cosa succede in estate. L'estate italiana è generalmente umida. Quando fa davvero molto caldo, diremo che è torrido o afoso. C'è un'afa terribile. Per fortuna, però, in estate è possibile prendere il sole e abbronzarsi, cioè diventare di un colore un po' più scuro. E si spera di non ustionarsi, cioè bruciare, scottare la pelle. Alcune espressioni usate in estate sono prendere la tintarella, cioè prendere il sole, abbronzarsi, e anche prendere un'insolazione. Questo significa che siete stati troppo tempo al sole e questo vi ha provocato bruciature, ma anche mal di testa, febbre o nausea.
Passiamo all'autunno. L'autunno è generalmente nebbioso. C'è la nebbia. Il vento soffia molto forte e spesso è anche nuvoloso. Ci sono le nuvole. Non ci sono piogge abbondanti. Di solito c'è una pioggia leggera. Un'espressione molto usata in autunno è cielo a pecorelle. Questa espressione indica quelle giornate in cui in cielo ci sono tante piccole nuvole molto vicine tra loro e queste piccole nuvole appunto sembrano delle piccole pecore. Siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Spero che queste informazioni vi siano utili e che abbiate imparato nuove parole. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdervi nessun episodio. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.